La maggior parte di persone crede che il denaro sia semplicemente denaro, ma la cruda verità è che il denaro è uno strumento di controllo. Sì, perché chi controlla il denaro controlla l'intero gioco. I governi, tramite le banche centrali, controllano la quantità di denaro che deve entrare in gioco. Di conseguenza riescono a controllare i prezzi delle cose, perché più denaro entra in gioco, più denaro c'è a disposizione, più le persone spendono e quindi di conseguenza più i prezzi saliranno. Viceversa, meno denaro c'è in gioco, più le persone tenderanno a non spendere e risparmiare e i prezzi crolleranno. Quindi tramite il denaro, tramite la quantità di denaro sul mercato, si può di fatto controllare la spesa delle persone e di conseguenza le persone. Più stampano, più i prezzi delle cose salgono. Meno denaro in circolazione, meno costose sono le cose. Questo è il gioco del denaro. Ma perché ti sto dicendo tutto questo? Beh, perché per quello che ti sto per mostrare in questo video devi conoscere la base. E la base è che il denaro è uno strumento di controllo. Perché queste sono le dinamiche, è così che funzionano le cose. Oggi i media urlano al caos più totale. Il crash dei mercati, tutto crolla, la classe media si impoverisce, il commercio globale è in crisi. Insomma, una situazione tragica, drammatica che punta a creare caos. Ma ricorda che il caos non è la fine, il caos non è una tragedia, non è la fine di ogni cosa, non è un fallimento. Il caos è una strategia. Esattamente come il denaro viene utilizzato per controllare le cose, il caos è uno di quegli strumenti che servono per modificare, per controllare alcune dinamiche. Il caos oggi è una strategia che non punta a salvare il sistema, ma punta a resettarlo. Sì, resettarlo come quando ti si impalla il computer e lo devi spegnere, o riavviare un videogioco. Bene, devi sapere che ciclicamente ogni tot tempo il sistema ha bisogno di una piccola riavviata, di un piccolo reset, e avviene tutto questo proprio attraverso il caos. Tieni presente però una cosa, che mentre il caos viene visto dalla maggior parte di persone come un evento estremamente negativo, in realtà per chi sa leggere tra le righe il caos potrebbe essere l'evento di trasformazione più importante in assoluto. E oggi la convergenza di più fattori sta rendendo questo momento storico uno dei momenti più densi di opportunità di almeno gli ultimi 50 anni. Opportunità che, ancora una volta, solo chi decide, solo chi ha la capacità di leggere tra le righe può cogliere. E lo scopo di questo video è proprio questo: mostrarti che cosa sta realmente succedendo dietro le quinte, mostrarti dati che là fuori la maggior parte di persone neanche conosce, e chi li conosce li tiene per sé. Io ti sto per mostrare qui ora tutto, perché è importantissimo comprendere quello che sta succedendo. E partiamo dalla storia, perché la storia, come dico sempre, ha un brutto vizio, e il brutto vizio è quello di ripetersi. Abbiamo detto che ciclicamente si fa un reset? Bene, allora vediamo questi reset. 1913, la nascita della Federal Reserve, di fatto è stato uno dei primi reset. 1944, gli accordi di Bretton Woods, con il dollaro che diventa moneta di riferimento globale. 1971, questa data la dovresti conoscere a memoria, Nixon sospende la convertibilità del dollaro in oro, quindi si esce definitivamente dal gold standard. 1985, e segnati bene questa data, gli accordi del Plaza, cioè un coordinamento globale che aveva come obiettivo far crollare il valore del dollaro. E su questo tema ci torniamo tra pochissimo, perché è un tema assolutamente cruciale. Perché assolutamente cruciale? Perché arriviamo al 2025 con gli accordi di Mar-a-Lago, ovvero un Plaza 2.0. Questi eventi, tutto quello che stiamo vedendo sui mercati, tutta la storia dei dazi, tutte le varie tiritere che fa Trump e stanno facendo gli Stati Uniti con tutti gli altri mercati globali, bene, non sono casuali, sono una strategia, fanno parte di una strategia ben precisa, una strategia che ha un obiettivo. Si urla che Trump stia manipolando i mercati, che per colpa sua si sta perdendo soldi perché i mercati stanno crollando. Bene, ricordati però che quando i mercati crollano, da un lato c'è chi perde, dall'altro c'è chi vince. E chi è che vince? Vince chi ha le informazioni. Quando un uomo con i dati, quando un uomo con le informazioni incontra un uomo senza dati, senza informazioni, beh, l'uomo senza dati, senza informazioni è un uomo morto. Funziona così. Non era proprio così il detto, però il succo è questo. Chi guadagna, e chi guadagna
guadagnerà da ciò che sta succedendo è solo ed esclusivamente chi sa leggere dietro le righe e chi comprende che cosa sta succedendo, comprende la storia, comprende ciò che è successo, comprende ciò che sta succedendo e ha i dati per analizzare e posizionarsi. E al termine di questo video tu avrai esattamente questi dati, quindi seguilo fino alla fine, mi raccomando. Oggi, ora, in questo istante, le cose importanti che bisogna tenere in considerazione sono la liquidità, quindi come si muove il denaro, le analisi fondamentali, non solo delle aziende, ma anche degli stati stessi, avere insight e report dettagliati aziendali quando ci si espone sui mercati azionari. Ancora una volta i numeri. Chi sa leggere questi numeri, allora trarrà il massimo del profitto e il massimo dei benefici e si difenderà da quello che sta arrivando. Personalmente una delle fonti che utilizzo di più proprio per monitorare questi trend, per leggere tra le righe, per leggere i dati aziendali, quindi per scegliere dove posizionarmi e farlo in modo estremamente veloce e dettagliato, utilizzo l'AI, utilizzo strumenti a base di intelligenza artificiale, di big data, insomma tools che mi permettono di analizzare in tempo reale estremamente velocemente non solo tutto ciò che riguarda le aziende, dividendi, utili, margini, insomma tutto ciò che riguarda le aziende, ma contemporaneamente anche quello che fanno i big investor, perché ancora una volta avere un occhio verso i grossi investitori è importante per capire che cosa probabilmente si sta muovendo là fuori. Per farlo utilizzo Investing Pro, è uno strumento estremamente semplice da utilizzare, ho fatto tra l'altro anche un tutorial che ti lascio qua sotto, è completo dove ti mostro dalla A alla Z non solo le varie funzionalità ma soprattutto come lo utilizzo io per trovare le aziende su cui posizionarmi. Mi piace utilizzarlo perché mi permette di risparmiare un sacco di tempo, perché tutte le analisi, ricerche che prima dovevo fare manualmente andando a cercare le aziende su cui posizionarmi, quindi scremare il mercato, insomma era un bel casino, ci volevano mesi per fare tutto, ora lo faccio veramente nel giro di qualche ora, neanche, ho esattamente tutto ciò che mi serve catalogato, già lì impacchettato, pronto da utilizzare. Quindi dati, informazioni facilmente accessibili e ad un costo veramente irrisorio, perché parliamo di meno di 30 centesimi al giorno per l'abbonamento annuale di base, che quindi è estremamente economico rispetto a quello che poi ci porta indietro. Per me è uno strumento da avere, ecco perché ne parlo, perché lo uso in prima persona, perché mi trovo molto bene e perché credo che sia veramente utile. Utile ovviamente per chi ha un portafoglio azionario o ha intenzione di costruire un portafoglio azionario che abbia un minimo di senso, quindi se hai 500.000 euro investiti, ecco forse non è il massimo, però se pianifichi di investire magari 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, allora sì, è assolutamente un must da avere. Secondo me è il migliore investimento in assoluto per affrontare con dati in mano quello che è il mondo degli investimenti. Però voglio chiudere questo specchietto e voglio focalizzarmi invece sulla parte cruciale che dobbiamo tenere in considerazione. Partiamo quindi da quelli che abbiamo citato, gli accordi di Mar-a-Lago. Benché non siano ancora ufficiali, quindi per ora è solo una voce, la direzione che si sta prendendo è proprio questa, cioè un ripetere quelli che sono stati gli accordi del Plaza, che come ho detto avevano come obiettivo quello di svalutare il dollaro, quindi quella che si chiama in gergo in inglese la devaluation, cioè prendere e affossare, passami il termine, il dollaro, cioè l'obiettivo è quello di svalutarlo. Ma perché bisogna svalutarlo? Tu ora vedi i dazi, vedi tutto quello che sta succedendo là fuori con questo tira e molla continuo di Trump con sti dazi. Bene, tutta questa roba qui sappi che è solo la punta dell'iceberg, perché quello che passa come messaggio è che i dazi hanno come obiettivo quello di riportare la manifattura in America. Sì, vero, ma solo in parte. Questa è solo la punta dell'iceberg. Il gioco in realtà è estremamente più profondo. E quanto profondo? Beh, gli accordi di Mar-a-Lago ci dicono quanto è profondo la cosa. I dazi sono la leva, esattamente come è successo con gli accordi del Plaza del 1985, per abbattere il dollaro. L'obiettivo oggi è quello di abbattere il dollaro, farlo crollare. E tu dirai, ma perché bisogna svalutare sto dollaro? Che ci ha fatto di male? Perché bisogna affossarlo? Perché bisogna farlo crollare? Bisogna affossare il dollaro perché è troppo forte e sta impattando fortemente sugli Stati Uniti. Cosa significa? Significa che oggi gli Stati Uniti stanno letteralmente sanguinando soldi e devono mettere una pezza, devono mettere un cerotto, devono bloccare questa uscita di denaro e invece invertire le cose. Perché oggi gli Stati Uniti hanno un enorme problema e questo problema si chiama debito. Hanno un debito pubblico che ha le stelle, che continua a crescere e che sta portando sempre più deficit. Che cosa vuol dire deficit? Vuol dire che oggi gli Stati Uniti hanno meno entrate rispetto a quelle che sono le uscite. Questo qua in mezzo è il nostro deficit. Il deficit sta crescendo a vista d'occhio e l'unico modo per riportarlo, o meglio, un modo
modo abbastanza efficace per drenarlo, per assorbirlo, riassorbire il debito, riassorbire quindi il deficit e riequilibrare le cose e permettere agli Stati Uniti di esportare. Gli Stati Uniti oggi non esportano. Perché non esportano tanto? Non esportano tanto perché la loro moneta è forte. Ti spiego un attimo il concetto velocemente di denaro forte e il perché uno Stato deve svalutare il proprio denaro, perché se ci pensi è una cosa, sembra almeno una cosa illogica, perché io ho uno Stato con una moneta forte, lo devo svalutare. Io voglio che la mia moneta sia forte. Questa cosa qui aveva senso molto tempo fa. Oggi in un mondo che commercia costantemente con altri paesi, quindi un mondo globale, in questo contesto avere una moneta forte non è così efficace e ti mostro il perché. Quindi faccio un esempio pratico. Immagina che oggi l'euro sia più forte del dollaro. Cosa vuol dire? Vuol dire che per comprare un'unità di euro servono più dollari. Quindi facciamo finta servono 1,2 dollari. Quindi un euro corrisponde a $1,20. Vuol dire che l'euro è più forte perché servono più dollari per comprare un'unità di euro. Ora facciamo finta che tu sia un produttore di borse, quindi tu produci delle borse. Questa qui è una borsa, sembra un lucchetto ma è una borsa. Questa borsa tu la vendi in Europa a 100 euro. Ora per venderla negli Stati Uniti tu ovviamente vivi in Europa, ti serve avere 100 euro perché è commisurato al posto in cui vivi. Vuol dire che i 100 euro ti bastano per vivere in Europa, quindi tu venderai quella borsa a 100 euro. Questo è il prezzo a cui devi vendere quella borsa. Se la vendessi negli Stati Uniti però non la venderesti a 100 euro, ma la dovresti vendere a 120 euro perché abbiamo detto che un euro corrisponde a $1,20. Quindi 100 euro una borsa in Europa corrisponde a 120 dollari, abbi pazienza ho scritto euro, 120 dollari negli Stati Uniti. C'è un problema però e il problema è che negli Stati Uniti 120 dollari per questa borsa è troppo, non va bene. Perché? Perché se il dollaro è più debole dell'euro, vuol dire che negli Stati Uniti il costo della vita sarà più basso rispetto a quello dell'Europa. Di conseguenza 120 probabilmente sarà troppo. Perché? Perché io posso comprarmi una borsa fatta negli Stati Uniti per 100 dollari, anziché da 120 dollari farmela portare dall'Europa. Quindi che cosa succederà? Succederà che gli Stati Uniti tenderanno a non comprare all'estero, ma comprare dalla propria manifattura, quindi comprare internamente. Di conseguenza per l'Europa sarà difficile esportare, perché se la propria moneta è forte diventa difficile esportare beni, perché dall'altra parte le altre monete sono più deboli, richiedono più unità per comprare risorse da me. Viceversa, se invece un euro corrispondesse a 0,8 centesimi di dollaro, avremmo in questo caso una moneta più debole. L'euro sarebbe più debole, quindi la stessa borsa che io qua vendo a 100 euro, negli Stati Uniti la venderei a 80 dollari. Ecco qua che cosa succede? Succede che la mia moneta è più debole, quindi l'opposto, no? Rispetto prima, vuol dire che loro potrebbero comprare delle borse magari a 100 dollari internamente, ma gli conviene di più comprarle esternamente, quindi fuori dalla patria, quindi importarle. Perché? Perché costa meno. Ecco, in questo momento gli Stati Uniti si trovano in questa fase, si trovano ad avere una moneta forte, e tra poco vedremo qualche grafico per comprendere veramente dove ci troviamo, una moneta forte che obbliga a importare beni, quindi comprare all'estero, dove prevalentemente in Cina, che ha fatto della sua moneta, del yuan, una moneta estremamente debole proprio per agevolare questa roba qui, quindi proprio per agevolare le esportazioni. Di conseguenza gli USA adesso importano tanto ed esportano poco perché il dollaro è forte. L'obiettivo è abbassarlo, depotenziarlo affinché questa cosa venga ribaltata, quindi inizino ad esportare di più e importare di meno. Ma cosa succede importando di meno ed esportando di più? Succede che inizieranno a drenare liquidità dagli altri stati. Quindi se io ho un problema di debito, ho un problema negli Stati Uniti che sono in deficit, ho meno entrate rispetto a quelle che sono le uscite, allora io devo cercare di avere più entrate. Per avere più entrate io devo cercare di indurre le persone, i cittadini a comprare dentro il mio stato, perché se loro importano non vanno a spingere l'economia interna, non comprano dai produttori interni. Non comprare i produttori interni vuol dire meno tasse, quindi meno entrate. Ecco che quindi io, abbassando il dollaro, porto le persone
tensione a consumare prodotti interni, invece che comprarli dalla Cina o comprarli da fuori, li compro dentro il mio stato, da un lato. Dall'altro permetto agli altri stati di comprare da me e quindi esporto. Esportare significa più vendita all'estero, quindi significa crescita delle mie aziende che iniziano a prendere soldi dagli altri stati e io con quei soldi vado a tamponarmi tramite tasse, tramite tutto quello che chiaramente sono poi gli introiti degli stati, vado a ridurre quel deficit. Questo è il gioco, non è il dazio per sé. Perché ci sono sti dazi? Perché sta piazzando sti dazi Trump? Semplicemente perché vuole accordarsi con gli altri stati di ancora una volta fare quelli che erano stati gli accordi del Plaza. Gli accordi del Plaza, così come gli accordi di Mar-a-Lago, devono essere fatti in comunione con tutti gli altri, perché parliamo di bilanci economici globali, non stiamo parlando solo della situazione USA, stiamo parlando del mondo. Nel momento in cui gli USA dicono io voglio rilanciare il mio stato e per farlo devo svalutare la mia moneta, io devo chiedere il permesso agli altri stati, o meglio devo accordarmi con gli altri stati, perché il dollaro è oggi valuta di riserva mondiale, sta occupando una figura di tutto rispetto all'interno del globo, quindi non posso semplicemente svalutare, no, ho bisogno di accordarmi con tutti gli altri e per accordarmi con tutti gli altri, la cosa non è proprio così semplice, perché la Cina potrebbe dire no caro, però se tu ora svaluti la tua moneta, io mi trovo a commerciare molto meno con te e quindi ci perdo anch'io, io voglio avere una moneta più debole, così riesco a spingere le esportazioni, qui non è proprio un gioco, ecco perché ci sono i dazi, ecco perché si fa botta e risposta con sti dazi. I dazi sono lo strumento con cui Trump sta dicendo ragazzi accordiamoci, voglio svalutare il dollaro, ascoltatemi altrimenti vi applico tariffe su tariffe e quindi vi obbligo a diventare moneta forte tra virgolette rispetto al dollaro, perché se tu mi fai svalutare il dollaro io non ti applico nessun dazio, siamo tutti contenti, io posso ricominciare a esportare di più, importerò di meno e il gioco è fatto. Se tu invece mi impedisci di farlo, io che cosa faccio? Molto semplice, ti applico un dazio creando artificialmente una moneta più forte rispetto alla mia, perché prendiamo l'esempio precedente, facciamo finta di nuovo l'euro, come abbiamo detto prima, io ho un euro che equivale a $1,20, perfetto, ora ho una moneta forte. Bene, siccome attualmente io sto importando da te, perché ricordati, la mia borsa a 100 euro, io la vendo da te a 120 euro, o meglio, scusami, $120, tu non la compri perché qua la puoi comprare negli Stati Uniti a $100, inutile che compri la mia da $120. Viceversa, per me può essere comodo comprare da te a $100 una borsa, perché? Perché significa per me aver pagato 80 euro, quindi la sto prendendo a meno. Cosa faccio io allora? Per bloccare questa cosa qui dico ok, io ti applico un 20% in più, per esempio, di dazio. Quindi questa che io compro a 100, sì, però ci devo applicare il 20% in più, quindi in realtà la pago $120, di conseguenza io mi ritrovo qua non più la borsa a $80 ma a 100, cioè scusami a 80 euro ma a 100 euro, perché c'è questo dazio in più, quindi io sto artificialmente rafforzando la tua moneta applicandoci semplicemente il dazio, cioè questo è il gioco, questo è quello che sta dicendo Trump agli stati dall'altra parte affinché decidano di accogliere la sua richiesta e partecipare a questa svalutazione del dollaro. Abbiamo detto che il dollaro è forte, però dobbiamo guardare qualche dato adesso e vediamo a questo punto quanto è forte questo dollaro. Vediamo un po' di dati. Questo qui che puoi vedere in questo grafico è il grafico DXY, il grafico DXY, cioè l'indice del dollaro, il dollar index, quindi il dollaro confrontato ad un paniere di altre valute principali. Come vedi si trova in un'area che oscilla tra i 98 e i 110. Questo è il classico grafico che si guarda, quindi classico dollar index. Vediamo che si trova sostanzialmente in un'area mediana se vogliamo, ma comunque relativamente alta. Ci troviamo in un'area a ridosso di quella che era l'area al tempo, no, della crisi del 2000, ma ancora lontano rispetto l'85. Infatti quello che dicono molti analisti è sì, ma gli accordi del Plaza 2.0, quindi gli accordi di Mar-a-Lago non saranno mai fatti. Perché? Perché non siamo nella situazione dell'85. Qui nell'85 eravamo a 165, come vedi, oggi oscilliamo tra i 98 e i 110, quindi ci troviamo in quest'area qua, molto più bassa rispetto quando sono stati poi lanciati gli accordi del Plaza. Vero, ma c'è un ma. Il dollar index tradizionale, il DXY,
RSI non guarda l'inflazione. Noi dobbiamo andare ad aggiustare questi dati con l'inflazione attuale. Se andiamo ad aggiustare i dati con l'inflazione attuale, vedremo che le cose sono molto diverse, ma veramente molto diverse. Passiamo quindi al secondo grafico, eccolo qua. Questo qui è lo stesso grafico, ma parliamo del Real Dollar Effective Exchange Rate, quindi stiamo parlando di un dollar index però reale. Cosa vuol dire reale? Vuol dire aggiustato all'inflazione, e qui come vedi il discorso cambia. Il livello normale è intorno ai 93, quindi questa linea qui è il nostro livello normale. Oggi ci troviamo in quest'area che come vedi non è al picco assoluto come era stata nel 66, come era stata nell'85, ma come possiamo vedere ci troviamo in un'area molto vicina a quei momenti, in particolare un'area estremamente vicina all'85, quindi siamo sopra appunto quel 110. Questa è l'area da tenere in considerazione, perché il grafico di prima non teneva in considerazione l'inflazione, il crollo del potere d'acquisto. Stiamo parlando di una situazione molto diversa dall'85 ad oggi. Il denaro si è svalutato, sono cambiate tante cose. Paragonando, quindi andando ad aggiustare i grafici all'inflazione, questo è quello che troviamo, è quello che ci ritorna. La maggior parte degli analisti non guarda questo, si fermano a quel grafico lì, ma è sbagliato, bisogna aggiustarlo all'inflazione, e aggiustato all'inflazione la situazione è questa. Quindi ecco perché gli accordi Mar-a-Lago potrebbero essere effettivamente un Plaza 2.0 e potrebbero diventare realtà, con tutto ciò che ne consegue. Che cosa ne consegue? Beh, è inutile dirlo, questo è quello che è successo nell'85. 85 gli accordi del Plaza, 2 anni dopo, boom, il prezzo, questo è il valore del dollaro, ricordati è il dollar index, il valore del dollaro è tornato ai livelli di normalità, quindi sui 93. Da più di 110, quasi 120, è tornato giù a 93. Parliamo di un crollo in appena 2 anni del 25%, quindi una svalutazione del 25%. Di quanto deve essere svalutato oggi? Beh, secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali dovrebbe essere svalutato il dollaro di un 20-30%, e guarda un po', stiamo parlando dello stesso range. Quindi ancora una volta, per portarlo alla normalità, al livello normale intorno ai 93, ancora una volta dobbiamo svalutarlo di un 20-30%. Quindi svalutare il dollaro di un 20-30% significa rifare quello che è stato fatto nell'85 con tutto ciò che ne consegue, ed è proprio questo l'obiettivo di Trump. E qui arriviamo al nostro successivo grafico, perché abbiamo detto che succede anche qualcosa di particolare, no? Far crollare il dollaro, svalutarlo, significa che cosa? Significa immettere liquidità nel sistema. Immettere liquidità nel sistema significa aumentare il denaro in circolazione, aumentare il denaro in gioco. E come abbiamo detto all'inizio, ecco perché quella è stata una parte veramente importante da comprendere: quando il denaro in gioco aumenta, aumentano i valori degli asset, i prezzi salgono. Svalutare una moneta significa far correre l'inflazione, e con essa ovviamente che cosa? La liquidità, perché abbiamo detto passiamo dalla liquidità, ed è proprio qui il gioco, perché passando dalla liquidità andremo ad aumentare, e vediamo come si muove la liquidità. Te lo vado a mostrare subito. Ecco qua il nostro prossimo grafico. Questa è la liquidità. Quando il dollar index crolla, quindi la moneta si sta svalutando, il dollaro, l'euro, qualsiasi valuta, in particolare ora stiamo parlando del dollaro, il dollaro si sta svalutando. Nel momento in cui il dollaro si svaluta, ecco che la liquidità sale. Perché la liquidità sale? Perché per svalutare una moneta dobbiamo stampare, dobbiamo portare, pompare, spingere nel sistema più denaro, e il denaro è liquidità, quindi aumenta la liquidità. E qua lo vediamo in verde il dollar index e in nero il global money supply. Cosa succede qua? Succede che quando il dollar index crolla, quindi come abbiamo detto svalutazione, boom, la liquidità esplode. In nero sale la liquidità, poi di nuovo il dollar index sale, boom, crolla la liquidità. Lo vedi? Lo vedi? Tutti questi rombi qua. Vediamo un rapporto di correlazione inversa tra il dollar index e la liquidità. Quando svaluti il denaro, la liquidità sale, perché è attraverso la liquidità, quindi gestendo quanto denaro c'è in circolazione, che tu gestisci la svalutazione della moneta. Di conseguenza più denaro immetti, più la moneta si svaluta, quindi più liquidità uguale meno valore del denaro, e viceversa, più alto il valore del denaro più diventa forte una moneta, quindi meno svalutazione significa meno liquidità in circolazione, tirare via liquidità dalla circolazione,
tac, va al contrario. Questo però ha ovviamente un effetto e l'effetto si compone come due parti della stessa medaglia. Da un lato l'effetto è l'inflazione, io sto svalutando la moneta, vuol dire che se io tengo euro, dollaro, insomma quella che è la valuta che sta applicando questa cosa, in questo caso il dollaro, bene, io perdo potere d'acquisto, perché se il mio dollaro crolla del 20%, perché bisogna riportarlo al range che abbiamo detto prima, crolla del 20%, io sto perdendo il 20%. Non mi sembra di perdere, perché magari avevo $10.000, $100.000, continuo ad avere $10.000, $100.000, sì, ma quello che io ci compro con quello sarà meno. Perché? Perché i prezzi delle cose cresceranno. E di quanto cresceranno? Beh, cresceranno in rapporto di quella che è la svalutazione, in un rapporto più o meno costante, perché ci sono asset che crescono molto di più. E questa è la cosa interessante. Quando la liquidità sale, immagina come una marea, quando arriva la marea, quando sale la liquidità, quando sale la marea, ci sono barche che salgono più velocemente e barche che salgono più lentamente. In questo caso vediamo quali sono quelle barche e il perché. Inizierei adesso a capire il perché questo video sia così importante. Ed eccoci qua. Andiamoci quindi a vedere di nuovo il nostro grafico. Questo grafico qua mostra in realtà 3 anni, dal 2010, dal 2017 e dal 2020. Non importa quale anno andiamo a prendere, vedrai Bitcoin, S&P 500, un emerging markets e il gold, l'oro. Come puoi vedere, queste barre, quali sono quelle più lunghe? Queste qua, Bitcoin. Bitcoin è la barca che statisticamente dal 2010, dal 2017 e anche dal 2020, quando la liquidità aumenta, è più suscettibile a salire rispetto a tutte le altre asset class. Quindi se la marea sale, se la liquidità sale, Bitcoin sale più velocemente e sale anche di più. S&P 500 di meno, MSCM meno e poi il gold per ultimo. Anche se a sto giro vedo un gold salire di più, comunque l'asset che ad oggi è più suscettibile alla liquidità, all'aumento e al crollo della liquidità è proprio Bitcoin. Quindi gli occhi nostri dovrebbero essere puntati su Bitcoin. Bitcoin è l'asset che cresce più velocemente e cresce maggiormente quando si verificano situazioni di questo tipo, quando la liquidità aumenta e quando il denaro si svaluta, quindi quando c'è forte inflazione. E non sono io a dirlo, ma sono i dati a dirlo. Ma di quanto può salire? Perché questa poi è la domanda che sono sicuro tu ti stia facendo. Prima di rispondere a questa domanda, però voglio farti vedere ancora una cosa, giusto per comprendere bene quello che ti sto dicendo, anche perché ho detto che parlo di dati e dati ti voglio mostrare. Questo qua che vedi è la stessa cosa di prima, però abbiamo il Bitcoin e il dollar index. Mentre prima avevamo il dollar index con la liquidità, ora invece andiamo a paragonare, a guardare Bitcoin e il dollar index. Che cosa noti? Stessa cosa. Dollar index in rosso, Bitcoin in blu. Quando il dollar index crolla, quindi quando la moneta si sta svalutando, corrisponde a quando sale quindi la liquidità e come vedi Bitcoin sale. Il denaro si svaluta, Bitcoin sale. Il denaro si svaluta, Bitcoin sale. Il denaro si svaluta, Bitcoin sale. Il denaro riprende forza, Bitcoin scende. Poi il denaro di nuovo si svaluta e Bitcoin sale. Quindi anche in questo caso rapporto inversamente proporzionale, quindi anche in questo caso abbiamo il denaro che si svaluta, l'asset che si rivaluta, la liquidità che sale. Abbiamo parlato di liquidità? Bene, allora andiamo a vedere anche quella. Andiamo a vedere anche la liquidità. Quindi vediamoci sta liquidità. Eccolo qua. Questa è la liquidità scalata perché tendenzialmente, come ho già detto, spiegato bene in un video che è assolutamente importante, guardalo perché non servono 1000 indicatori, serve comprendere i concetti di liquidità, di come si muove il denaro, di che cosa fa il denaro. Bene, come puoi vedere qui, cosa succede? In verde Bitcoin, in nero la liquidità. Quando la liquidità sale, cosa succede a Bitcoin? Sale. Come vedi, la liquidità è in trend ascendente, cresce sempre perché gli stati stampano denaro sostanzialmente. Dall'altra parte Bitcoin segue, cresce insieme a loro. È vero che fa su e giù, certo, chiaro, ma la tendenza è questa. La tendenza è a salire. Anche in questo caso, come vedi, quando la liquidità è su, Bitcoin è su, quando la liquidità è giù, Bitcoin è giù. La liquidità sale insieme a Bitcoin e viceversa, su, giù, Bitcoin segue l'andamento della liquidità. La liquidità ovviamente è ciò che porta il dollaro a scendere di valore o salire di valore, quindi a svalutarlo. Inflazione, liquidità, asset che salgono o scendono. Qual è quello che sale più veloce di tutti? Attualmente Bitcoin. I dati ci dicono che è Bitcoin. E parlando di dati, andiamo a rispondere a questo punto alla domanda. Perché la domanda delle domande, so che te la stai facendo, è: ma di quanto può salire Bitcoin? E la risposta è molto semplice. Statisticamente, ogni calo del 10% della liquidità ha portato Bitcoin a salire tra un per 2 e un per 4. Cosa vuol dire?
Vuol dire che ogni volta che il dollaro si svaluta di un 10%, quindi va giù di un 10%, Bitcoin, BTC, tendenzialmente questo è il dollaro, BTC tende a salire di 2 o 4 volte. Ogni volta che scende il 10, Bitcoin sale di un 2 o 4 volte. Questa è la velocità e la forza con cui Bitcoin si è mosso fino ad oggi, in tutti i vari time frame visti, ogni volta che c'è stato un calo, una svalutazione di un 10% del dollaro. Ora però i dati quali erano? Abbiamo detto una svalutazione tra un 20 e un 30%. L'obiettivo, il target è di svalutare il dollaro di un 20 e un 30%. Ricorda gli accordi in Mar-a-Lago, esattamente come il Plaza nell'85 è crollato di un 25%, ora ci troviamo su quei livelli, si stima che il crollo debba essere di un 20-30%. Quindi si lavorerà nel momento in cui effettivamente sarà effettuata questa cosa, ma io credo proprio che sarà effettuata, nel momento in cui gli accordi Mar-a-Lago saranno portati avanti, l'obiettivo è di far crollare il dollaro, svalutarlo di un 20-30% per riportare a una situazione di normalità e dare un boost per ripartire con le esportazioni. Bene, in questo contesto un 20-30% a che cosa andiamo incontro? Abbiamo detto un 10%, un per 2, un per 4 di Bitcoin, un 20% parliamo di un per 4 barra per 8. Quindi se lo svalutassero di un 20% significherebbe vedere un Bitcoin fare un per 2, quindi un per 4, o un per 4 per 2, quindi un per 8. Quindi significherebbe vedere Bitcoin fare un per 4 o un per 8. Ma Bitcoin attualmente si trova a $100.000, intorno ai $100.000. Fare un per 4 significa vedere un Bitcoin a $400.000. Fare un per 8 significa vedere un Bitcoin intorno a $800.000. E se credi che sia impossibile, i dati ci mostrano questo, i dati ci dicono questo, ci dicono che è fattibile vedere un Bitcoin fare un per 2, un per 4 ogni 10% di calo sul dollar index, quindi ogni 10% di svalutazione del dollaro. Se la matematica non è un'opinione, a conti fatti un 20% dovrebbe corrispondere a un per 4 o un per 8, che al valore attuale di Bitcoin significano 400 o $800.000, a maggior ragione se Bitcoin diventerà effettivamente riserva negli Stati Uniti, come stanno già facendo. I prestiti con collaterale Bitcoin saranno lanciati, come effettivamente già stanno facendo, e già il primo prestito è stato fatto. Le grosse aziende inizieranno a utilizzare Bitcoin, a riservare capitale in Bitcoin, come stanno già facendo. Gli Stati Uniti inizieranno a comprare Bitcoin. Ci saranno ETF su Bitcoin, come sta già succedendo. Gli Stati Uniti non hanno ancora iniziato a comprare, ma è nei piani. Stiamo parlando di questo. Tutta questa roba qui, insieme a questa mossa di svalutazione del dollaro, che oggi è necessaria, porterà inevitabilmente a salire Bitcoin. Di quanto e da dove è la domanda, perché ricordiamoci ora, per ricontenere la FOMO, perché sono sicuro che ora tu sia in FOMO, ora riconteniamo un attimo la cosa e facciamo un appunto. Beh, abbiamo detto che può salire di un per 4, un per 8, sì, ma da che punto? Ricordiamoci che gli accordi del Plaza hanno fatto crollare il valore del dollaro in 2 anni di un 25%, e quello che ci serve come tempo sono almeno 2 o 5 anni effettivamente affinché questa mossa, questa manovra prenda piede, quindi effettivamente ci sia quel calo. Dal momento in cui viene fatto l'accordo e iniziano tutti i vari preparativi e iniziano le varie manovre, si inizia a stampare tutto il resto, ci vogliono almeno 2-5 anni prima che il target di un meno 20% o meno 30% sia raggiunto. In questo lasso di tempo non è detto che Bitcoin non crolli. Magari Bitcoin scenderà a $50.000, magari Bitcoin scenderà a $30.000, ma anche se tornasse giù a $50.000 per 4 significherebbe vedere Bitcoin a 200k. Non è male. Un per 8 significa vedere Bitcoin a 400k. Anche qui non è male. Ed è questo il target, secondo me, più sensato, più ragionevole per Bitcoin nei prossimi 3-5 anni. Se questo accordo effettivamente prenderà piede e se effettivamente la riduzione target sarà proprio questa. Attenzione però che ciò non esclude che Bitcoin possa non raggiungere questi target da un lato o addirittura superarli dall'altro. Ecco a che cosa stiamo andando incontro. E il tutto si va a collegare a quelli che sono stati i grandi cambiamenti che ogni 50 anni negli ultimi 300 anni, di 50 anni in 50 anni all'interno appunto degli ultimi 300 anni, hanno sconvolto i mercati. Infatti devi sapere che ci sono state rivoluzioni tecnologiche importanti e qui in questo momento, oltre tutta questa bellissima roba che ti ho fatto vedere, ci troviamo
troviamo anche in un punto di convergenza di una di queste rivoluzioni tecnologiche portata dall'AI e portata da Bitcoin. Quindi ci troviamo ancora una volta in un altro punto focale importantissimo che a maggior ragione dovrebbe farci drizzare le antenne. La de-dollarizzazione è reale. Quello che sta succedendo là fuori, l'abbiamo visto con la Cina, l'abbiamo visto con la Russia, l'abbiamo vista con i BRICS, è in atto. La svalutazione diventa fondamentale in queste fasi, quindi è molto probabile che avverrà. Allora qui la chiave diventa capire che cosa comprare e soprattutto quando. Facciamo un attimo un recap del gioco. Il dollaro si svaluta tramite interventi globali, accordi Mar-a-Lago, esattamente come gli accordi del Plaza prima. La liquidità globale aumenta perché per svalutare bisogna aumentare, bisogna stampare, bisogna iniettare liquidità, quindi aumenta la liquidità. Gli asset iniziano a salire. Gli asset più sensibili come Bitcoin salgono di più e più velocemente rispetto agli altri. Chi è posizionato bene moltiplica la propria ricchezza, chi non è posizionato si vedrà svalutare il proprio denaro, quindi diventerà più povero. Questo è il gioco. Ciò non toglie che non ci possa essere nel frattempo un bel crollo qua e là, ma sul lungo termine questo è il gioco. In questo orizzonte temporale ci siamo dati tra i 2 e i 5 anni, questa è l'esatta roadmap di questo gioco qui, cioè l'ordine degli eventi. La chiave quindi è capire quali sono gli asset che si muovono più velocemente e già l'abbiamo capito. Il cash sarà svalutato. Obbligazioni, quando il cash viene svalutato tendenzialmente anche le obbligazioni crollano e su questo farò un video dettagliato a parte. Quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale per rimanere aggiornato quando uscirà questo video, ti arriverà la notifica. L'immobiliare sale ma lentamente. L'azionario sale moderatamente, sale quindi già più dell'immobiliare e alcune aziende, alcune azioni in particolare esplodono e già abbiamo avuto un assaggio con quelle dell'AI. L'oro in queste condizioni sale a un ritmo sostenuto e anche in questo caso lo stiamo già vedendo. Le banche centrali stanno comprando oro. Già dal 2020, quando qualcosa si è incriccato nel sistema, quando qualcosa si è rotto, hanno iniziato a comprare molto più oro di quanto facevano prima. Quindi anche in questo caso l'oro è un altro asset estremamente importante da tenere in considerazione, anche perché ha caratteristiche simili a Bitcoin. Perché gli asset che salgono di più, quelli che crescono molto più velocemente quando la liquidità aumenta sul mercato, quindi quando c'è la svalutazione del denaro, sono proprio quegli asset che sono scarsi, quindi sono limitati quantitativamente parlando, quindi come l'oro, così come Bitcoin che ha una scarsità fissa, cioè 21 milioni di pezzi, fine, chiuso, anzi circa 21 milioni di pezzi, più domanda offerta, più un'aura di riserva di valore e tutto il resto. Però questi sono gli asset che tendono poi a salire. Infine abbiamo detto Bitcoin vola via come un razzo. E non ti sto dicendo di mettere tutti i tuoi risparmi su Bitcoin adesso, mi raccomando, non fraintendere ciò che ti sto dicendo. Voglio solo che tu impari a guardare i pattern, impari a guardare ciò che è stato, analizzare i dati reali piuttosto che basarti su quello che viene detto sui giornali, sui titoli di giornale, sui titoli dei video su YouTube. No, focalizzati sui dati, analizza i dati, scegli con cognizione di causa, con comprensione approfondita di quello che è il mondo là fuori, di come funziona il mondo là fuori, analizza bene i dati e poi trai le tue conclusioni. Solo chi analizza i dati e trae le proprie conclusioni riesce effettivamente poi a fare qualcosa. Tutti gli altri si limitano a inseguire la massa che tendenzialmente va al contrario di come dovrebbe andare, perché ora il caos sta immobilizzando tutti, c'è questa paura del grande crash che tu crollerà, ci sarà un disastro apocalittico, ma ricordati che i crash, i crolli sono opportunità, perché il crash fa parte della storia brutta, cioè fa parte di quella cosa inevitabile, brutta, cattiva che succede, ma che deve succedere affinché ci sia una trasformazione. Le trasformazioni passano sempre per problemi, passano sempre per crolli, per casini. Stiamo vivendo in una fase di transizione, una transizione importante, una transizione che solo chi capisce effettivamente dove stiamo andando, in che direzione, riuscirà a trarre il massimo del vantaggio da quella che è la trasformazione in atto. La più grande, fammi dire, trasformazione in atto dell'ultimo secolo. Ed è il più grande, quello che stiamo vivendo, trasferimento di ricchezza dell'ultimo secolo. Trasferimento di ricchezza che è già iniziato e che quindi bisogna comprendere. Ancora una volta come attraverso i dati. Io ti ricordo, qua sotto ti lascio il link con lo sconto su Investing Pro, puoi iniziare a provarlo, vedere come ti trovi, sono sicuro che ti troverai benissimo. Tra l'altro con il mio link al 50% di sconto, già costa poco, in più anche con lo sconto direi che è top. È importante analizzare i dati, è importante prima di posizionarsi studiare a fondo. Con Investing Pro puoi farlo. Mi raccomando, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto per continuare a seguire tutti quelli che sono gli sviluppi. Porto settimanalmente contenuti molto pratici, molto tecnici
tecnici, esattamente come quello che hai visto ora, perché ci tengo che tu sia pronto a quello che sta succedendo, perché ci tengo che tu abbia le informazioni, non tutto il fumo, tutte le cose che vengono raccontate, compra, vendi qua e là di continuo sui social. No, voglio che tu abbia le informazioni vere, le informazioni di chi investe veramente sul mercato, non di chi la racconta. Il trasferimento è già iniziato, i giocatori sono già seduti al tavolo, a questo punto sta a te decidere se guardare la partita o giocarla. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.